Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Izoran Epifarma SRL, ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'è Izoran? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Izoran durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Izoran? Izoran è un farmaco a base del principio attivo esomeprazolo magnesio diidrato, appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida. È commercializzato in Italia dall'azienda Epifarma SRL. Izoran può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Izoran 20 mg 14 compresse gastroresistenti. Izoran 20 mg 28 compresse gastroresistenti. Izoran 40 mg 14 compresse gastroresistenti. Izoran 40 mg 28 compresse gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Epifarma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: esomeprazolo magnesio diidrato. Gruppo terapeutico: antiulcera. Forma farmaceutica: compressa gastroresistente. Indicazioni: Izoran compresse gastroresistenti ha indicato negli adulti per malattia da reflusso gastroesofageo, MRGE, trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva, gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive, trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo, MRGE, in associazione a regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori, la guarigione di ulcere duodenali associate a Helicobacter pylori, la prevenzione delle recidive di ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate a Helicobacter pylori. Pazienti che richiedono una terapia cronica a base di FANS, guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia a base di FANS. Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia a base di FANS nei pazienti a rischio. Trattamento prolungato dopo prevenzione indotta per via endovenosa delle recidive emorragiche delle ulcere peptiche. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison. Izoran compresse è indicato negli adolescenti al di sopra dei 12 anni di età per malattia da reflusso gastroesofageo, MRGE, trattamento di esofagite da reflusso erosiva. Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite guarita per prevenire le ricadute. Trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo, MRGE, in combinazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata da Helicobacter pylori. Posologia. Posologia. Adulti. Malattia da reflusso gastroesofageo, MRGE, trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva. 40 mg una volta al giorno per 4 settimane. Si raccomanda un trattamento supplementare di 4 settimane per i pazienti nei quali l'esofagite non ha guarita o ha sintomi persistenti. Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive. 20 mg una volta al giorno. Trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo, MRGE, 20 mg una volta al giorno nei pazienti senza esofagite. Se il controllo dei sintomi non ha raggiunto dopo 4 settimane, il paziente deve essere sottoposto ad indagini supplementari. Una volta che i sintomi si sono risolti, il controllo sintomatico successivo può essere ottenuto utilizzando 20 mg una volta al giorno. A zero possibile utilizzare un regime al bisogno con l'assunzione di 20 mg una volta al giorno, se necessario. Nei pazienti trattati con FANS a rischio di sviluppare ulcere gastriche e duodenali, il controllo sintomatico successivo con un regime al bisogno non è raccomandato. In associazione a regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori, la guarigione di ulcere duodenali associate a Helicobacter pylori, la prevenzione delle recidive di ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate a Helicobacter pylori. 20 mg di Izoran compresse con 1 g di amoxicillina e 500 mg di claritromicina, 2 volte al giorno per 7 giorni. Pazienti che richiedono una terapia cronica a base di FANS, guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia a base di FANS. La dose abituale è di 20 mg una volta al giorno. La durata del trattamento è di 4-8 settimane. Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia a base di FANS nei pazienti a rischio. 20 mg una volta al giorno.
Trattamento prolungato dopo prevenzione indotta per via endovenosa delle recidive emorragiche delle ulcere peptiche. 40 mg una volta al giorno per 4 settimane dopo prevenzione indotta per via endovenosa delle recidive emorragiche delle ulcere peptiche. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison. La dose iniziale raccomandata di Zoran a 40 mg 2 volte al giorno. La dose deve quindi essere adeguata individualmente e il trattamento deve essere proseguito fino a quando clinicamente indicato. Sulla base dei dati clinici disponibili, la maggioranza dei pazienti può essere controllata con dosi comprese tra 80 e 160 mg di esomeprazolo al giorno. In caso di dosi superiori a 80 mg al giorno, la dose deve essere divisa e somministrata 2 volte al giorno. Popolazioni speciali. Pazienti con compromissione della funzionalità renale. L'adeguamento delle dosi non è richiesto nei pazienti con compromissione della funzionalità renale. Data l'esperienza limitata nei pazienti con grave insufficienza renale, tali pazienti devono essere trattati con cautela, vedere paragrafo 5.2. Pazienti con compromissione della funzionalità epatica. L'adeguamento delle dosi non è richiesto nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. Per i pazienti con compromissione epatica grave, non superare una dose massima di 20 mg di Zoran, vedere paragrafo 5.2. Anziani. Negli anziani non è richiesto l'adeguamento della dose. Popolazione pediatrica. Adolescenti di età superiore ai 12 anni. Malattia da reflusso gastroesofageo, MRGE. Trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva. 40 mg una volta al giorno per 4 settimane. Si raccomanda un trattamento supplementare di 4 settimane per i pazienti nei quali l'esofagite non ha guarita o ha sintomi persistenti. Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive. 20 mg una volta al giorno. Trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo, MRGE. 20 mg una volta al giorno nei pazienti senza esofagite. Se il controllo dei sintomi non ha raggiunto dopo 4 settimane, il paziente deve essere sottoposto ad indagini supplementari. Una volta che i sintomi si sono risolti, il controllo sintomatico successivo può essere ottenuto utilizzando 20 mg una volta al giorno. Trattamento dell'ulcera duodenale causata da Helicobacter pylori. Quando si sceglie la terapia in associazione appropriata, occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali nazionali, regionali e locali relative alla resistenza batterica, alla durata del trattamento, PA comunemente 7 giorni, ma talvolta fino a 14 giorni, e l'uso appropriato degli agenti antibatterici. Il trattamento deve essere supervisionato da uno specialista. La posologia raccomandata. Peso. Posologia 30-40 kg. Associazione con 2 antibiotici. Esomeprazolo compresse 20 mg, amoxicillina 750 mg e claritromicina 7,5 mg/kg di peso corporeo sono tutti somministrati insieme, 2 volte al giorno per una settimana. Associazione con 2 antibiotici. Esomeprazolo compresse 20 mg, amoxicillina 1g e claritromicina 500 mg sono tutti somministrati insieme, 2 volte al giorno per una settimana. Bambini di età inferiore ai 12 anni. E Zoran non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni, in quanto non ci sono dati disponibili. Per questo gruppo di pazienti possono essere adatte altre forme farmaceutiche di esomeprazolo. Si rivolga al medico o al farmacista. Modo di somministrazione. Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua. Le compresse non devono essere masticate o frantumate. Per i pazienti con difficoltà a deglutire, le compresse possono essere sciolte in mezzo bicchiere di acqua non gassata. Non utilizzare alcun altro liquido, in quanto il rivestimento gastroresistente potrebbe sciogliersi. Mescolare finché copyright le compresse si disgregano e bere l'acqua con i granuli immediatamente o entro 30 minuti. Riempire di nuovo il bicchiere con acqua fino a metà e bere. I granuli della compressa non devono essere masticati o frantumati. Per i pazienti che non sono in grado di deglutire, le compresse possono essere sciolte in acqua non gassata e somministrati mediante una sonda gastrica. È importante verificare l'adeguatezza della siringa e della sonda scelte prima del loro uso. Per le istruzioni per la preparazione e la somministrazione vedere il paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ipersensibilità accertata al principio attivo, a benzimidazoli sostituiti o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. L'esomeprazolo non deve essere usato in concomitanza con nelfinavir, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In presenza di qualsiasi sintomo allarmante, ad esempio calo ponderale significativo non intenzionale, vomito ricorrente, disfagia, ematemesi o melena, e in caso di ulcera gastrica sospetta o presente, si deve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di esomeprazolo sulla farmacocinetica di altri medicinali. Inibitori della proteasi. È stata segnalata un'interazione di omeprazolo con alcuni inibitori della proteasi. L'importanza clinica ed i meccanismi che si celano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Ezoran insieme ad altri farmaci come Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Dottor Redisa Euro, Eurosatazanavir Krka Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosevotazza Euro, Eurosreietax, Capsula Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Ezoran durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ezoran durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte all'uso di Ezoran. Con la miscela racemica, l'omeprazolo, i dati su un numero più elevato di gravidanze esposte da studi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. A zero è improbabile che esomeprazolo possa influenzare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Sono stati riportati reazioni avverse come capogiri, non comuni, e disturbi della visione, rari. Vedere paragrafo 4.8. Se tali effetti si verificano, i pazienti non devono guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Mal di testa, dolori addominali, diarrea e nausea sono tra le reazioni avverse più comunemente riportate negli studi clinici, e anche da un uso post-marketing. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Ad oggi, l'esperienza con un sovradosaggio intenzionale è molto limitata. I sintomi descritti in relazione a 280 mg sono stati disturbi gastrointestinali e debolezza. Dosi singole di 80 mg di esomeprazolo non hanno comportato eventi. Non ha noto alcun antidoto specifico. L'esomeprazolo si lega ampiamente alle proteine del plasma e pertanto non è facilmente dializzabile. Come in qualsiasi caso di sovradosaggio, il trattamento deve essere sintomatico e occorre utilizzare misure di supporto generali. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori della pompa protonica codice ATC. A02BC05. L'esomeprazolo è l'S-isomero di omeprazolo e riduce la secrezione acida gastrica attraverso uno specifico meccanismo d'azione mirato. Si tratta di proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'esomeprazolo è acido labile e si somministra per via orale sotto forma di granuli con rivestimento enterico. La conversione in vivo in R-isomero A trascurabile. L'assorbimento di esomeprazolo ha dati preclinici di sicurezza. Dati non clinici provvisori non rivelano alcun particolare rischio per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, di tossicità a dose ripetuta, genotossicità, potenziale carcinogenico, tossicità sulla riproduzione, elenco degli eccipienti, compresse da 20 mg e 40 mg, nucleo delle compresse, idrossipropilcellulosa e 463, cross-povidone, tipo A, rivestimento, povidone K30, macrogol, 400, macrogol, 4000, macrogol 6000, ftalato di promellosa, HP, 55S, ftalato di promellosa, HP, 50, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ezoran a base di esomeprazolo magnesio diidrato sono Ariliar, Axagon, Collebzoes, Esodor, esomeprazolo Almusfarma, esomeprazolo Alter, esomeprazolo Aristo, esomeprazolo Aurobindo, esomeprazolo Doc, esomeprazolo Doc generici, esomeprazolo EG, esomeprazolo Eurogenerici, esomeprazolo GIT, esomeprazolo Krka, esomeprazolo Milan Generics, esomeprazolo Milan Generics Italia, esomeprazolo Pensa Pharma, esomeprazolo Sandoz, esomeprazolo Sun Pharmaceutical Industries, Europe, BV, esomeprazolo Teva Italia, esomeprazolo Zentiva, Esopral, Ezoran, Gastress, Lucen, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti, Nexium, compressa gastroresistente, compresse barra capsule gastroresistenti. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.